Fra i principali sostenitori della necessità di un'azione rivoluzionaria era Amadeo Bordiga, allora dirigente socialista napoletano. Nel 21 fonderà con Gramsci e Terracini il Partito Comunista. Ci ha rilasciato, già ammalato e prossimo a morire, l'unica intervista concessa nella sua vita. Ingegner Bordiga, al Congresso Socialista di Bologna del 1919, lei era il leader della frazione cosiddetta astensionista che sosteneva la necessità di non partecipare alle elezioni per dedicarsi al progetto rivoluzionario. Qual era la sua tesi? Abbiamo parecchie volte pubblicato gli scritti che ponevano questa accidente alternativa, o preparazione rivoluzionaria o preparazione elettorale. Date le tradizioni del Partito Socialista e anche del Movimento Operaio in Italia, l'azione elettorale era tale da assorbire tutte le energie disponibili, in tutti i sensi, anche nel senso pecuniario, per così dire. La nostra frazione dice: abbandoniamo la via delle elezioni, chiudiamocelo, tagliamo i conti alle nostre spalle, e così le masse dovranno per forza lanciarsi sulla via dell'azione diretta. Che cosa mancò, secondo lei, perché la parola d'ordine rivoluzionaria fosse lanciata? Mancò proprio la coscienza politica del partito, il quale non aveva una chiara visione dei possibili sviluppi della situazione nel prossimo avvenire. Ingegner Bordiga, qual era il suo atteggiamento nei confronti dell'occupazione delle fabbriche? La nostra valutazione era molto diversa. Noi scrivevamo una serie di articoli nel Soviet, che sono stati anche ripubblicati di recente, e si basavano su questo problema: prendere la fabbrica o prendere il potere. Non bisognava occupare gli stabilimenti e le officine, bisognava occupare lo Stato e tutte le sue propagine. Quindi la valutazione era nettamente diversa. Non credo che in quel periodo, cioè dopo il rientro in Italia dei delegati che erano stati al secondo congresso del 20, fosse possibile la rivoluzione. Gennaio 1921. A Livorno si riunisce il 17° congresso del Partito Socialista. Il bilancio del socialismo è problematico. Dispone ancora di un largo seguito nel paese, ha 156 deputati e un forte sindacato, ma sconta ora, con una grave crisi interna, le scelte che hanno segnato la vita del partito. Un gruppo minoritario, la frazione comunista, giudica il partito incapace di suscitare la rivoluzione, diviso com'è tra massimalismo e riformismo. Si riconosce invece nell'esperienza rivoluzionaria sovietica, nella guida di Lenin, nell'internazionalismo socialista. La frazione comunista è nata dall'incontro tra il gruppo torinese dell'Ordine Nuovo, diretto da Antonio Gramsci, e quello napoletano fondato da Amadeo Bordiga, che dirige il giornale Il Soviet. La frazione comunista dovrà reagire con ogni risolutezza e con la più inesorabile intransigenza. Il Partito Comunista deve ormai sorgere, scrive il Soviet il 24 ottobre 1920, e aggiunge: non si deve esitare a denunziare il vecchio partito e a costituire il nuovo organo, necessario, anzi indispensabile per la rivoluzione proletaria. Il rifiuto dei socialisti massimalisti di espellere dal partito l'ala moderata, detta riformista, è l'ultimo atto che determina la scissione. Amadeo Bordiga, uno dei fondatori del Partito Comunista, che dirigerà per anni. La espulsione dell'ala riformista, capeggiata da Turati, Treves, Modigliani, i ben noti leader del riformismo italiano, fu sostenuta da me fin dal congresso di Bologna. La mia proposta fu nettamente rifiutata e quindi si dovette rimettere la questione all'internazionale. E fu discussa al secondo congresso del 1920. Quasi tutti i comunisti dell'internazionale furono favorevoli a questa idea dell'eliminazione dei riformisti, non solo dall'Italia, ma anche alle altre sezioni dell'internazionale stessa. Il partito fu costretto a convocare il congresso di Livorno, mi pare il 17° dei suoi congressi, per ottemperare o meno a questa ingiunzione dell'internazionale. Infatti così avvenne. La frazione serrasiana, cioè massimalista, ebbe una imponente maggioranza e allora noi decidemmo di uscire. Abbandonammo la sala
del Teatro Goldoni, dove si teneva il congresso socialista, e raggiungemmo il vicino Teatro San Marco di Livorno. E proprio io lessi la dichiarazione che tutti coloro che avevano votato per la tesi comunista abbandonavano la sala e andavano a costituire l'altro partito. Ingegner Bordiga, lei è stato il leader del Partito Comunista nei suoi primi anni di azione. Più tardi e per tutta la vita l'ha accompagnata l'accusa di avere considerato la lotta politica nella sua astrattezza, di aver adottato un metodo che è stato definito schematismo dottrinario. Questo, secondo i suoi critici, l'avrebbe portato a compiere gravi errori. Respingo senz'altro l'accusa, sebbene possa trovare giusta la formula di schematismo dottrinario, perché nella sua giusta interpretazione lo schematismo dottrinario è una necessità della vita di quell'organismo che costituisce il Partito Comunista. Quindi non credo che questo modo di vedere abbia determinato gravi errori nella mia azione di dirigenza del partito, ma accetto che il mio modo di pensare sia definito da terzi come schematismo dottrinario, purché mi si lasci dare a questa formula la interpretazione che vi corrisponde secondo la giusta dottrina marxista e rivoluzionaria. Lei è stato anche accusato di essere poco duttile, incapace di adattare l'azione alle circostanze e incline a formare sette rivoluzionarie. Come risponde a queste obiezioni che le mosse anche Lenin? Queste obiezioni non le mosse mai Lenin, però io le riconosco giuste e mi attribuisco questa doppia qualità, di avere una tendenza settaria e di essere poco duttile quando cambiano le situazioni. Ingegner Bordiga, lei è stato accusato di avere sottovalutato la forza del fascismo, di averlo considerato un fenomeno borghese simile ad altri precedenti e quindi di non averlo combattuto con sufficiente energia. Come risponde a questa accusa? Il fascismo non era il primo fenomeno reazionario e repressivo che si inseriva nella storia italiana. Avevamo ben altri precedenti, avevamo Crispi, avevamo Pelù, Beccari nel 98 a Milano. Sempre la borghesia italiana aveva messo la mano alternativamente nelle due bisacce, quella del bastone e quella della carota. Cioè, quando poteva, dava delle concessioni democratiche e anche riformistiche, anche filoproletarie. Appena la situazione e i suoi interessi glielo consigliavano, passava al metodo dei colpi violenti, delle manganellate, delle azioni squadristiche. Quindi non era che una di queste svolte. Mi perdoni se insisto, ingegner Bordiga. Rispetto ad altri precedenti movimenti reazionari, lei non è disposto a riconoscere che vi fossero nel fascismo elementi di novità, di originalità e di pericolosità? Il fascismo aveva delle sue caratteristiche originali. Vi ce ne dettero subito due interpretazioni. Una fu quella che il fascismo si appoggiasse sulla borghesia agraria e terriera, che socialmente era rappresentata dalla proprietà immobiliare. L'altra è che invece si appoggiasse su una grande industria moderna che giovanilmente cresceva per un fatto che avveniva in tutte le nazioni del mondo. La interpretazione di Gramsci sembrava caldeggiare la tesi del fascismo fatto agrario. Noi invece consideravamo il fascismo fatto industriale e moderno e in un certo senso anche democratico. Il fascismo è un tentativo di dare una funzione originale nella società italiana alla media e piccola borghesia, artigiani, professionisti, studenti, tutte queste mezze classi che noi sentitamente disprezziamo dall'alto del nostro puro classismo. Su quali elementi basava le accuse di complicità che rivolgeva agli industriali? Questo appare evidente, perché senz'altro le classi supreme della plutocrazia industriale e commerciale cominciarono ad alimentare ed incoraggiare il movimento fascista
lo stesso suo armamento materiale. Si può dire che i padroni delle aziende distribuivano alle squadre fasciste le bombe e i manganesi che dovevano servire a distruggere le organizzazioni operaie, perché avevano un evidente interesse all'eliminazione di questo apparato antitetico a loro. Il 29 e 30 luglio, così annota Italo Balbo nel suo diario, una colonna di fuoco fascista distrugge e incendia tutte le case rosse comprese tra la provincia di Forlì e la provincia di Ravenna. I sindacati, pur indeboliti, reagiscono costituendo un raggruppamento unitario, l'Alleanza del Lavoro, che proclama uno sciopero generale per il 2 agosto a tempo indeterminato. Si propongono come obiettivo, dichiarano, la difesa delle libertà politiche e sindacali per salvare la nazione dal baratro. Sciopero legalitario, lo definisce il leader socialista Turati. I fascisti cercano di contrastare l'azione sindacale. Pongono un ultimatum al governo. Se la forza pubblica non interverrà contro gli scioperanti, si sostituiranno ad essa. All'annuncio dello sciopero, il re riconferma a Facta la sua fiducia e questi forma il suo secondo ministero, di emergenza come il precedente, senza forza e senza prospettive. Amadeo Bordiga, leader comunista, decise che il partito aderisse allo sciopero. Fu tra i promotori dell'Alleanza del Lavoro. In quel momento, col fascismo ormai alle soglie del potere, l'arma dello sciopero generale era ancora adatta a fronteggiare la situazione, secondo lei? È riconosciuto da tutti che l'ultimo scontro tra fascismo e forze proletarie non è stata la marcia su Roma del famoso 28 ottobre, che fu più che altro una commedia tra forze borghesi, come ho detto in altre occasioni. Ma fu proprio il movimento dello sciopero dell'agosto del 22, il quale avrebbe potuto costituire l'ultima occasione per un grande urto in cui si sarebbero forse potute battere le squadre fasciste. A questo proposito, ricordo, in relazione a quanto abbiamo detto sui famosi arditi del popolo, che noi, Partito Comunista e Sinistra Comunista, italiana ed internazionale, avevamo sostenuto nel respingere il fronte unico politico, ossia un blocco tra tanti partiti politici, sostenuto un altro espediente tattico, il fronte unico sindacale, e ciò non perché ci volessero prendere le difese del fradicio apparato dell'impalcatura statale italiana, che da chiunque fosse distrutto era sempre una cosa positiva. Questo movimento non fu affatto uno scherzo, fu una cosa molto seria. Si possono ricordare alcuni episodi riferiti ad alcune città. Ancona, per esempio, fu potuta debellare solo mandandovi parecchi reggimenti di carabinieri in perfetta formazione di guerra che occuparono la città. A Bari fu mandata addirittura una divisione di cacciatorpedinieri della Marina Militare che calò le ancore nelle acque fronteggianti la Rada di Bari. Un altro scontro molto forte vi fu a Parma. Amadeo Bordiga, leader del Partito Comunista. Come spiega l'accordo ideale che unì Antonio Gramsci a Piero Gobetti? E come mai lei, che fu sempre contrario all'unità d'azione fra comunisti e altri oppositori del fascismo, non si oppose a quella collaborazione? Gramsci era il parere, come abbiamo già stabilito, che fosse utile fare un accordo tra tutte le forze antifasciste, includendovi anche i liberali come Gobetti, e quindi voleva mantenere buone relazioni con Gobetti stesso. Io non potevo naturalmente incoraggiarlo in questo atteggiamento che era contrario a tutti i miei principi. Ricordo questo, che in quel tempo mi rivolsi una volta ad Antonio Gramsci e gli dissi: fammi un grande regalo, procurami una collezione del giornale di Gobetti che si intitolava La Rivoluzione Liberale. Gramsci, che conosceva bene me e Gobetti e se stesso, capì subito che io volevo fare una critica spietata
del metodo di Gobetti. E questo gli dispiaceva. Allora mi rispose, dice no Amadeo, non ti arrabbiare, ma questo piacere non te lo posso fare. Fammi tu un piacere a me, non trattare l'argomento Gobetti. Devo riconoscere, forse fu un atto di debolezza, o fu una simpatia che la persona di Gramsci ispirava, con la sua grande realtà e intelligenza che usciva fuori dai suoi occhi azzurri. E allora dici, va bene Antonio, sta tranquillo, non farò niente. E non ho più attaccato Gobetti. Ingegner Bordiga, è esatto dire che con la scissione il Fronte Popolare Socialista si indebolì ulteriormente a vantaggio del fascismo? Naturalmente il vecchio partito, dividendosi in due ali, aveva prima una somma di aderenti e di seguaci e soprattutto di elettori, molto maggiori di quelli che potevano avere i due partiti, uno dei quali era il nostro. Ma bisogna distinguere tra il fatto strutturale e il fatto tattico. Cioè i due partiti si sono divisi a livello, si salutano, arrivederci, ognuno va dalla sua parte, non si incontreranno più. Invece un'altra parte del nostro stesso gruppo scissionista, è precisamente quella capitanata dall'Ordine Nuovo e da Gramsci, pensava che dopo la separazione organizzativa si potesse studiare una combinazione di battaglia, di azione, di manovra. I due partiti si sarebbero incontrati di nuovo, avrebbero marciato insieme per affrontare la forza reazionaria borghese che nel frattempo giganteggiava, cioè il fascismo. Noi invece, rappresentanti della tradizione pura della sinistra, ritenevamo più opportuno gettarci contro i socialisti che contro i fascisti. Il fascismo era considerato da noi una grande sventura, una cosa nefasta, ma soprattutto in questo senso, che avrebbe generato dietro di sé un movimento antifascista, l'accumulazione di tutti gli odi e tutte le vendette che il fascismo con le sue sopraffazioni aveva lasciato dietro di sé in tutte le campagne e in tutti i villaggi d'Italia. Noi credevamo che questa nuova fase della politica italiana post-fascista sarebbe stata peggiore di quella antica, peggiore dell'Italia risorgimentale e poi giudiziale, peggiore della stessa Italia fascista e reazionaria.